primi dipinti li ho fatti a olio e avevo 23 anni, 22, i primi dipinti ad olio. Mi ricordo che comprai una cartolina e ho tentato di riprodurre un tramonto. Mi sembrava la cosa più semplice da fare. Beh, non sapendo dipingere, mi piace la materia, mi piace sporcarmi, mi piace toccare con mano, quindi uso il cartone, uso il polistirene, uso tanto lo stucco per fare i polimaterici, perché comunque poi sempre a mani nude, perché mi piace proprio, ci metto un po' per ripulirmi, sporco tutti i vestiti, però mi piace avere il contatto, ecco, proprio con la materia, come piace averlo con la natura, come piace camminare scalza continuamente. Intanto dipingo per me stessa perché è terapeutico, quindi quando proprio rinasco. Io perché ho assorbito tutto l'amore per l'arte, papà c'ha la bottega. E cominciamo. Sono cresciuta col papà che faceva lo scultore, lui faceva prima l'antiquario, nel senso che era un esperto d'antiquariato. Poi scultore e pittore del legno, quindi scolpiva, c'era la sua bottega, mi ricordo. L'odore del Bostik. Questo mi ricordo, mi piace tantissimo. Lui lo usava molto per incollare legno, pezzi di legno. E poi l'odore del legno consumato, perché mi ricordo lui con le sgorbie scolpiva, poi soffiava, puliva, e quindi si formavano tutti i ricciolini. E mi ricordo queste cose. Sì, ma io bisogna che fumo nel frattempo. Aspetta che fumi. Ma mica in diretta, ma intanto tu ancora c'hai, stai a concentrarti. Tanto io, ascolta, le cose essenziali è che io vivo ancora con l'idea di un mondo diverso. Lo scrivo sempre, lo riporto nei dipinti quando... Poi dopo li riprenderai, quando faccio i libri, dipingo i libri vuoti perché c'è la storia, il libro è la storia, è cultura, c'è stato, c'è il passato, tutto quanto, ma io li faccio vuoti perché è tutto da riscrivere, tutto gira intorno a questo mio sogno. Non c'è più umanità, non c'è più niente. No. Come lo vuoi usare? Non lo so, ancora non ci ho pensato. E questa è la carta del macellaio, Da questo punto di vista sono una bambina ancora. È come se avessi 15-16 anni, perché a quell'età si crede ancora in alcuni valori, no? E io ho cercato di proteggere questa parte di me perché la ritengo importante. E quindi ancora sono una sognatrice. Ho questo angolo che è il mio, dove io mi racchiudo e ecco, escono i miei pensieri, le mie cose. Ah già, madonna, e non me lo dici così, ma le prove della voce la stiamo a fare? Quello che mi va, che sento, dipingo, quindi se ho più calma, sono più tranquilla, allora magari faccio un paesaggio, perché ci vuole tanto per fare quel tipo di paesaggio. Quando sono più istintiva faccio l'astratto, perché vado distinto, io non è che già so che colori userò, li tengo tutti sul tavolo e poi quello che vedo uso, e mano a mano nasce l'astratto. Il colore mi piace, che ti deve dare una spinta di ottimismo. Devi sempre cercare di vedere quella luce in fondo al tunnel, perché la luce c'è sempre. Dico, mi raccomando, le luci. Ma perché che ne sai? Comincia. Ecco, mi serviva l'espressione. A posto, ho finito queste parti. Finito che? Scemo, magari. Sì. È vero? Sì. Stop, Sì, stop. Ma davvero me l'hai fatta sta intervista? Che traditore!